Parlare del match tra Queen's Quest e Oedo Tai devo ammettere che mi mette tristezza, sì, perché era chiaro come sarebbe andato il tutto ed era cristallino che al termine della battaglia avremmo visto una delle due stable andare in frantumi. Tutti i presupposti erano contro Queen's Quest, che era la maggior indiziata per subire l'onta della sconfitta, e così è stato per davvero. Alla vigilia di questo match avevo sperato che Momo Watanabe potesse ritrovare se stessa e tradire Oedo Tai per passare di nuovo a Queen's Quest e aiutare la stable rimasta orfana di Outami. Sognavo una Momo Watanabe che, alleata a Saya Kamitani come co-leader di Queen's Quest, potesse risplendere ancora una volta e cercare di far risplendere a sua volta Queen's Quest, un gruppo che aveva dannatamente bisogno di una delle sue lottatrici simbolo per poter tornare quella stable dominante che era stata negli scorsi anni. Così purtroppo non è andata e il sogno personale di rivedere Momo Watanabe dalla parte dei buoni si è sciolta come neve al sole. Ammetto però che durante il match ci avevo creduto fino alla fine, un po' come durante la partita della nazionale italiana di calcio contro la Croazia giocata lunedì 24 giugno. In quel caso le speranze si sono rivelate gioiose perché l'Italia ha saputo segnare un gol nei minuti finali della partita che le ha permesso di guadagnarsi gli ottavi di finale dell'Europeo in corso. Questa però è un'altra storia che col wrestling c'entra poco e nulla. Lo so, avete ragione, ma era più un esempio sul fatto che purtroppo non tutte le favole hanno un lieto fine. Ed è proprio il caso della storia di Queen's Quest, che si è vista crollare il mondo addosso dopo che la squadra capitanata da Saya Kamitani ha perso la guerra contro Oedo Tai. Ad un certo punto della battaglia per Queen's Quest sembrava essere davvero finita, ma uno spiraglio di luce si è intravisto quando a scendere in campo era stata Azumi, che col suo talento cristallino era stata in grado di sbaragliare quasi completamente da sola tutta Oedo Tai. Purtroppo però ci ha pensato Momo Watanabe a fermare Azumi, auto-eliminandosi a vicenda. Arrivati a questo punto, Saya Kamitani e Natsuko Tora se la giocavano alla pari in un duello che metteva faccia a faccia le due leader di entrambe le stable, un faccia a faccia che ricordava uno scontro all'ultimo sangue tratto da un film di Sergio Leone, un faccia a faccia che sembrava sorridere a Saya Kamitani, siccome per un momento Momo Watanabe aveva fatto pensare a tutti che si era ravveduta aiutando inizialmente Golden Phoenix per poi tradirla alla stragrande facendole perdere il match in favore della sua leader Natsuko Tora. Con questa sconfitta Queen's Quest non sarà più quella di cui ci siamo innamorati negli ultimi anni, sia perché grazie a questa sconfitta Azumi, Lady C, Ina e Miyu Hamasaki sono state costrette a lasciare Queen's Quest e a lasciare sola Saya Kamitani, che non ha potuto far altro che scusarsi con le sue ex compagne tra le lacrime che le ricoprivano il volto. Lacrime versate anche dalle altre ex Queen's Quest, che tra la commozione generale sono state raggiunte in primis da Gozai, che hanno espresso tutta la loro tristezza per come sono andate le cose, dicendo che all'interno della stable un posto per loro c'è, qualora avessero voglia di trovare una nuova famiglia. Anche Starlight Kid, che nel suo match precedente aveva sconfitto Mei Seira, si palesa sul ring proprio accompagnata da Mei Seira e da Suzu Suzuki, con le quali aveva fatto intendere di aver stretto una nuova alleanza, dicendo a Miyu Hamasaki e a Azumi di seguirle in questa nuova avventura. Non c'è stata per ora una risposta da parte delle ex membri di Queen's Quest, ma sono sicuro che presto tutte loro prenderanno la miglior decisione per le loro carriere, affiancandosi quasi certamente a qualche altra stable. Per Saya Kamitani invece da oggi inizia una nuova vita, un nuovo percorso che la porterà a riformare Queen's Quest, anche se al momento non so proprio dirvi con chi potrà dare nuova linfa a
Queen's Quest, perché le wrestler su cui Saya può effettivamente contare per dare una nuova vita a Queen's Quest scarseggiano parecchio, a dire il vero, a meno di terremoti improvvisi e di quelli da inizio anno in Stardom ne abbiamo avuti parecchi. Fatemi sapere, come sempre, i vostri pensieri su quanto accaduto nel match tra Queen's Quest e Oedo Tai di Stardom The Conversion e quale futuro possa avere ora Queen's Quest con la sola Saya Kamitani come membro ufficiale. Il tutto potete farlo qua sotto nei commenti. Inoltre vi ricordo anche di dirmi quale credete possa essere il futuro per le ormai ex componenti di Queen's Quest. Prima di lasciarvi vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile. Sul sito web di Donne tra le corde troverete molti articoli dedicati alle vostre atlete preferite, che comprendono news, rumors, risultati degli show e così via. Grazie di cuore a tutti voi per avermi tenuto compagnia fino alla fine del video. See you next time. Bye bye.